Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi finalmente concluderemo il discorso sulle scale modali, in particolare sui modi della scala maggiore, e concluderemo quindi questa serie di 3 video che ho fatto sul canale, partendo da cosa sono e a cosa servono i modi della scala maggiore. Poi nel secondo video abbiamo visto come si possono utilizzare per creare degli accordi, dei voicing, delle posizioni interessanti grazie alla teoria dei modi. E adesso finalmente il video che tutti stavate aspettando, ovvero come utilizzare i modi per improvvisare. Andiamo subito al sodo, anche se l'avevo vagamente accennato nel primo video, ma adesso lo vediamo più nel dettaglio. Diciamo che questo video vuole essere una risposta al perché pensare 3 diversi modi per suonare ad esempio su un 2-5-1 nella stessa tonalità, quando alla fine questi 3 modi corrispondono tutti e 3 alla scala maggiore della tonalità in cui mi trovo. Obiezione assolutamente sensata, ma adesso vedremo perché secondo me può aiutarti imparare ad avere a che fare coi modi, sia in contesti tranquilli come quello appena descritto, che forse soprattutto poi per aiutarti ad affrontare quei contesti un pochino più complicati dove non è così semplice pensare ad un'unica scala per tutto il brano o per tutta una sezione. Primo concetto importante da cui partire è la distinzione tra note cordali ed estensioni che abbiamo già visto nello scorso video. In questo caso in particolare, più che per creare degli accordi, ci interessa per capire come muovere le nostre melodie improvvisate, perché le note cordali sono le note melodicamente più stabili. Dunque, se io suono un Re minore settima, a prescindere dalla tonalità in cui mi trovo, sicuramente Re, Fa, La e Do sono melodicamente più stabili di altre note, perché appartengono alla quadriade base dell'accordo. Questo è particolarmente importante. Per iniziare ti do alcuni consigli per affrontare questa cosa, alcuni esercizi. Sicuramente ti costerà un po' di fatica, soprattutto se sei abituato ad utilizzare un'unica scala per tutti quanti gli accordi e via. Quindi ti avverto, questo non è l'esercizio magico in cui prendi e suoni e dopo 5 minuti improvvisi da paura. Magari. Però veramente secondo me vale la pena di fare questo sforzo perché può proprio veramente cambiare il senso dell'improvvisazione, puoi veramente fare un passo in più rispetto al senso e alla forza che hanno le linee improvvisate che suoni. Tenendo in considerazione quest'idea che le note stabili sono le note cordali, proviamo a fare una cosa, oserei dire quasi matematica, ovvero suoniamo le note stabili nei punti forti ritmicamente. In questo caso, voglio esagerare, posizioniamo le note cordali, quindi stabili, sul battere di ogni movimento, quindi sul battere dell'1, del 2, del 3 e del 4, presupponendo adesso un fraseggio in ottavi che diciamo è un po' la base del fraseggio, poi da lì terzine, sedicesimi, pause e tutto il resto, quello sicuramente si può andare ad arricchire questa cosa, ma tendenzialmente il fraseggio si fonda, è basato sugli ottavi. Da lì in poi si può ampliare. Quindi se noi negli ottavi in battere, quindi primo, secondo, terzo e quarto movimento, ammesso di essere in 4 quarti ovviamente per semplicità, negli ottavi in levare possiamo mettere invece delle note di movimento, ovvero le altre note che appartengono al modo ma che non appartengono alla quadriade base, quindi che non sono quelle note stabili. Facciamo un esempio su Bye Bye Blackbird. Queste sono le prime 8 battute di Bye Bye Blackbird. Ci sono molte versioni, sostituzioni, però per adesso teniamola semplice. Quindi Fa maggiore, 2-5-1 di Fa maggiore, ancora una volta, poi La semidiminuito Re settima, se vogliamo, potrebbe anche essere La minore Re minore, ci sono altre sostituzioni, ad esempio La bemolle diminuito, poco importa. Teniamo La semidiminuito Re settima, Sol minore e poi eventualmente Do settima. Ok, quindi diciamo forse al netto di La semidiminuito e Re settima tutti gli altri accordi fanno parte della tonalità di Fa maggiore e quindi possiamo tranquillamente pensare di suonare la scala di Fa maggiore. Però
Se noi suoniamo la scala di Fa maggiore e basta, senza assecondare veramente questi accordi, rischiamo di avere un'improvvisazione troppo vaga armonicamente che non sottolinea veramente il movimento armonico. Attenzione, in una fase avanzata non c'è nulla di male, però iniziare improvvisando in questo modo rischia di dare all'improvvisazione una sorta di idea di inconsistenza, di debolezza, di mancanza di scopo. Questo secondo me è molto importante da sviluppare invece in una fase iniziale e intermedia, perché attenzione, anche musicisti di livello diciamo intermedio che suonano già da un po', spesso peccano nell'improvvisazione di questa mancanza di direzione, proprio perché non sottolineano veramente con l'improvvisazione l'armonia in un modo consapevole. Una volta acquisita questa tecnica, poi si può tranquillamente decidere di non sottolineare l'armonia di proposito o magari sottolineare un percorso alternativo parallelo, ma se avrete acquisito questa direzione, a quel punto questa forza verrà fuori indipendentemente dall'approccio che utilizzate, perché comincerete a pensare l'improvvisazione non più come nota contro accordo, nota contro nota, ma come movimento e quindi la direzione sarà sempre molto chiara anche quando suonerete delle cose più complesse e avanzate armonicamente. Quindi, primo accordo, Fa maggiore sesta, Fa major 7, come volete. Adesso prendiamo per esempio come riferimento proprio le note della triade di Fa maggiore, quindi Fa, La, Do, ok? Queste saranno le nostre note stabili. Io lo faccio per non fare torto a nessuno, così non abbiamo scelto la sesta, non abbiamo scelto la settima. Lasciamo la triade come note stabili, sono sicuramente le più stabili, è ok. A questo punto che vuol dire? Noi dovremo avere imbattere o il Fa o il La o il Do su ogni movimento e inlevare altre note. Questa cosa, se ti mette particolarmente in crisi all'inizio, improvvisarla, ovviamente dovrei farlo molto lentamente. Puoi provare a farlo su carta, cioè proprio tipo parole crociate, insomma, scrivere, imbattere una nota a caso, per esempio Do, poi un'altra nota a caso, per esempio La, poi un'altra nota a caso, imbattere, per esempio Do e poi Fa. Quindi avremo che sono le nostre note in battere, che dovremo successivamente collegare con gli ottavi in levare, possibilmente usando delle note di movimento, quindi le note appartenenti al modo, in questo caso siamo in Fa maggiore, questo è il primo grado, quindi modo ionico, ovvero scala di Fa maggiore, in modo da generare questo senso di movimento da nota stabile a nota instabile che si collega a un'altra nota stabile. Perché? Perché se noi prendessimo questo assunto che le note cordali sono le note più stabili e iniziassimo a improvvisare solo con le note cordali, a un certo punto verrebbero fuori tutta una sfilza di arpeggi chiarissimi armonicamente, ma troppo statici. Quindi solo note dell'accordo, troppo statico, troppi arpeggi. Tutta la scala indipendentemente dall'accordo, troppo vago. Per questo abbiamo bisogno di una via di mezzo. Quindi avevamo detto, adesso colleghiamo queste note. Ad esempio, il La lo potrei raggiungere passando per il Si bemolle. Oppure potrei passare per il Sol. E adesso sto prendendo in considerazione solamente le note cosiddette diatoniche, ovvero che fanno parte della scala, della tonalità, ma chiaramente è possibile anche inserire cromatismi e note estranee. Magari ti consiglio di iniziare prima con le note diatoniche e solo quando questo sistema è chiaro procedere poi con l'aggiungere anche i cromatismi. Quindi perché non proviamo a fare ad esempio? E poi arriviamo al Do, magari col Si bemolle, poi arriviamo al Fa, magari col Mi. Sentite che è una semplice melodia in Fa maggiore, ma in un modo o nell'altro diciamo che ha una chiarezza e una direzione, ci sta facendo capire che è proprio Fa maggiore, anche se io non suono Fa maggiore, ma magari sono solo il basso di Fa. È estremamente chiaro. Questa cosa diventa particolarmente evidente quando colleghiamo più accordi. Ad esempio, se il nostro accordo successivo è Sol minore settima, le cui note stabili sono... Magari vogliamo sottolineare come nota stabile il Sol e il Re
e magari sul do settima vogliamo sottolineare il si bemolle e il mi, per esempio. Quindi già non mi ricordo più, sol e re, si bemolle e mi. Ok, quindi noi avevamo siamo atterrati sul sol, ora possiamo collegare il re magari con un do, si bemolle e poi atterriamo sul fa. Vediamo se me la ricordo tutta. Una frase, diciamo, tra virgolette, perfetta, nel senso che chiarisce la direzione del fraseggio. Ripeto, anche se dovessimo suonare solamente il basso, quindi non troppe specifiche armoniche nella mano sinistra, o addirittura nessuno se magari abbiamo un bassista. Ok, adesso questa frase risulta anche estremamente conclusa, siamo atterrati sulla fondamentale, magari potevamo atterrare su un'altra nota, ad esempio la terza, quindi ad esempio. Ora, questo esercizio chiaramente serve soprattutto per sbloccare il ragionamento, quindi potete farlo anche a rallentatore, quindi aggiustando via via il percorso mano a mano che suonate. Quindi non è chiaramente un esercizio adatto ad essere fatto al volo, subito, mettendo una base a velocità medio elevata e provando a improvvisare, perché è troppo veloce al momento, bisogna sviluppare prima la capacità di pensiero. Però ragionando magari per 5 minuti, così girando un pochino a tempo rubato sugli accordi, tenendo traccia di battere e levare, chiaramente, quindi non vi perdete nel conteggio, può veramente aiutarvi a chiarire il meccanismo. Ora, è chiaro che è un esercizio, è estremamente rigoroso, perché abbiamo detto tutti i battere saranno con una nota cordale, tutti i levare con una nota di passaggio, e stiamo suonando tutti quanti gli ottavi. Poi è chiaro che da questo sistema possiamo cominciare a modificare il ritmo, inserire delle pause, inserire dei cromatismi e inserire anche delle cose più avanzate, come ad esempio le risoluzioni ritardate, cosiddette nel linguaggio bebop delayed resolution, quindi risoluzioni ritardate, appunto, dove quello che succede sostanzialmente è che dove uno si aspetta una nota cordale, invece abbiamo al suo posto due note di movimento che ritardano la risoluzione sulla nota cordale. Se io voglio arrivare ad esempio su una nota cordale del Fa maggiore dopo un 2-5-1, quindi ad esempio quindi cordale, di movimento, cordale, poi di movimento verso il Do, cordale, di movimento, cordale e poi di movimento verso il Fa. Invece di cadere sulla terza in battere, io posso aggiungere due note di movimento che circondano questo La e ne ritardano la risoluzione. Ad esempio, oppure possiamo anche inserire un cromatismo. E quindi avremo sentite che comincia già a ricordarci delle sonorità più bebop. Chiaramente è molto, lo stiamo facendo molto lentamente. Ad esempio un po' più veloce, 1, 2, 3, 4. Magari possiamo continuare. Ad esempio. E così via. Chiaramente, ripeto, questo è un esercizio, ci vuole un po' di tempo per assimilarlo, è solo una porta di accesso a questo ragionamento, non è il punto d'arrivo, però secondo me è molto utile. Un'altra cosa che si può fare invece è, una volta fatto questo ragionamento, allargare i punti di riferimento e magari pensare alle note cordali in battere solamente al cambio d'accordo, quindi per esempio imbattere sul primo movimento del Fa maggiore, imbattere sul primo movimento del Sol minore e imbattere quando arriva il Do settimo, ovvero sul terzo movimento della seconda battuta, e scegliere a priori oppure improvvisare una nota di atterraggio e cercare di arrivarci in un modo morbido. Poi, diciamo, di questo concetto ne parlo più approfonditamente nel mio videocorso Piano Jazz per principianti. Qualora tu stia muovendo i primi passi nel mondo dell'improvvisazione, potrebbe fare al caso tuo. In caso su Instagram c'è un post, se commentate impro vi arriva in automatico una lezione gratuita, così
capite se può fare il caso vostro. Magari invece vi vedete la lezione gratuita, sono tutte cose che già avete assimilato e scoprite che il corso non fa per voi e va benissimo lo stesso. Ripeto, è una lezione gratuita, quindi a voi la scelta senza nessuna pressione. Facciamo adesso un piccolo esempio di improvvisazione, prima lentamente, poi magari un po' più veloce, proprio sulle prime 8 battute di Bye Bye Blackbird. Proverò a fare un'improvvisazione continua con tutti ottavi e poi magari nella versione più veloce inserendo delle pause. 1, 2, 3, 4. Adesso ho inserito anche un piccolo frammento di arpeggio perché effettivamente come possiamo mettere in fila due note di movimento per ritardare una risoluzione, possiamo anche mettere in fila 2-3 note cordali e creare un arpeggio. L'importante è non abusarne perché altrimenti viene solo un grande arpeggio. Effettivamente queste erano le prime 4 battute, non 8 battute, ma penso che sia sufficiente. Proviamo un po' più veloce, invece magari inserendo anche delle pause, un ritmo più articolato. Adesso ho inserito anche delle cose un po' più avanzate, ma in realtà, ad esempio questa cosa che ho fatto, non è un altro che un'applicazione di quella famosa risoluzione ritardata. Nota cordale sul sol minore, poi dovrei risolvere sul sol e invece faccio, quindi ritardo la risoluzione sul sol. Qui ho aggiunto una terzina, semplicemente un ritardo della risoluzione sul do che poi risolve sul la. E in realtà già sentite quanto assomiglia più a un linguaggio jazzistico bebop, diciamo, perché proprio il linguaggio si fonda su questo senso di tensione e risoluzione, di stabilità e movimento, che poi chiaramente per essere interessante non può essere così matematico e alternato in modo perfetto, ma ogni tanto dobbiamo andare a inserire degli elementi di asimmetria volutamente, quindi una risoluzione ritardata o un arpeggio, delle pause per interrompere il ritmo troppo costante, però la base è proprio questa, secondo me è veramente importantissimo. Tutto ciò unito chiaramente all'ascolto e alla trascrizione dei dischi, del fraseggio, dai dischi che più vi piacciono, per capire come queste cose vengono applicate dai grandi maestri, insomma. Fin qui per qualcuno questa cosa può risultare molto complessa oppure molto semplice, perché alla fine non abbiamo fatto altro che suonare le note della scala di Fa maggiore, semplicemente organizzando le note e dando una priorità alle note cordali e alle note non cordali. Quindi il principio ci vuole un po' per assimilarlo, però effettivamente può rimanere ancora la domanda: a che servono sti modi se tanto abbiamo sempre suonato solo la scala di Fa maggiore? Vero? Ma se vi abituate a ragionare sui modi, il Sol minore come secondo grado di Fa maggiore dorico comincerete a vederlo in quanto tale e non più come un appendice del Fa maggiore, e in questo senso potrete imparare ad improvvisare su questo accordo anche quando si trova in un altro contesto, in un'altra funzione. Questo è tanto più utile quanto più andiamo ad approcciare dei brani armonicamente complessi, dove magari la tonalità non è così chiara, oppure la tonalità è chiara ma ci sono tanti accordi presi in prestito da altre tonalità o sostituzioni. Il discorso qua può diventare molto complesso perché ci sarebbe bisogno di molte più nozioni, chiamiamole teoriche, insomma, per analizzare l'armonia a fondo e capire accordo per accordo che scala è la più appropriata per quell'accordo. Però in realtà secondo me adesso sono troppe informazioni un po' inutili in questo stadio, quindi vi lascio un kit di sopravvivenza sostanzialmente per tutte quelle situazioni in cui non abbiamo, che ne so, un 2-5-1 chiarissimo, oppure un turnaround primo, sesto, secondo, quinto, primo, che è chiarissimo e tutto in un'unica tonalità. Ovvero, semplificando chiaramente, trattiamo ogni qualità di accordo in un solo modo, cioè vedo un accordo minore settima, se è secondo, terzo, sesto grado, se è un accordo che non capisco,
comunque lo tratto come se fosse un secondo grado e quindi come scala dorica, ok? Vedo un accordo major 7 ionico, quindi scala maggiore e non ci abbiamo problemi. Vedo un accordo di dominante, settima di dominante, posso usare la scala misolidia. Poi diciamo che a volte queste dominanti le troviamo anche come dominanti secondarie, ovvero non quinto grado della tonalità, ma un dominante che cade verso un altro grado della tonalità. Sto dicendo tutte queste cose molto rapidamente perché per approfondirle ci vorrebbe troppo tempo, magari lo faremo in altri video. Però il consiglio pratico che vi do adesso è che se sapete in che tonalità siete e quell'accordo di dominante si trova sul quinto grado o sul secondo grado, per esempio in Do, Re settima, cioè Sol settima o Re settima, scala misolidia va benissimo. Su tutti gli altri gradi, ad esempio Mi settima, La settima, Si settima, potete usare la scala misolidia bemolle 2, bemolle 6, che altro non è che il quinto grado della scala minore armonica. Ad esempio Mi settima, quinto grado della scala minore armonica, suono La minore armonica. Tenendo però in considerazione quali sono le note cordali di Mi, queste qui, ok? Se questa cosa è troppo avanzata, sempre misolidio e pazienza. Per adesso poi vi aggiustate piano piano anche con l'orecchio. Infine, se incontrate un accordo semidiminuito, sempre l'ocrio, ovvero il settimo modo della scala maggiore. Capito questo, vi prendete un brano, adesso vi faccio un esempio su un brano anche piuttosto complesso, che è Stablemates di Benny Golson, dove la tonalità è chiara, diciamo, cioè c'è una tonalità, però ci gira veramente tanto intorno con degli accordi anche un po' estranei, appunto, e quindi come kit di sopravvivenza possiamo utilizzare questo piccolo trucco, diciamo. Ad esempio, il brano, non so se lo conoscete, diciamo questa è la sezione A. Quindi, insomma, un bel po' d'accordi. Il brano è in Re bemolle maggiore e il primo accordo è Mi minore. Che c'entra con Re bemolle maggiore? Apparentemente niente, non ci facciamo troppe domande. Mi dorico. Note stabili, note di movimento, tutte le altre. Secondo accordo, La settima. Che c'entra con Re bemolle maggiore? Apparentemente niente, in realtà c'entra. Scala, non ci facciamo tante domande, è un accordo di settima, La misolidio. Note stabili, note di movimento e così via. Diciamo che con questo kit di sopravvivenza, appunto, potete sopravvivere a brani così complessi, chiaramente con un po' di studio, senza dover necessariamente conoscere tutta la teoria dell'analisi armonica, dei secondi correlati, delle dominanti secondarie, delle sostituzioni di tridono, degli interscambi modali e chi più ne ha più ne metta. Esempio di improvvisazione sulla prima sezione di Stablemates, lenta, cercando di rispettare questo criterio delle note cordali, quantomeno in battere al cambio dell'accordo. 1, 2, 3, 4. Ora un po' più veloce, se no ci addormentiamo. 1, 2, 3, 4. Eccetera, eccetera. Come al solito tutte queste informazioni sono estremamente condensate e non vi porteranno onestamente a improvvisare radicalmente in modo diverso da un giorno all'altro, però ve lo dico per esperienza personale, con un po' di applicazione
veramente questi esercizi fanno la differenza. È solo che ci vuole un po' di tempo, ma purtroppo la via più breve è la via più lunga, nel senso che non esistono scorciatoie di questo tipo per improvvisare dall'oggi al domani in maniera miracolosa. Però credo che tra le tante cose questa veramente sia una di quelle più formative per capire proprio come funziona il fraseggio, come organizzarlo, almeno insomma per dargli struttura e sostanza. Poi ognuno fa le proprie scelte artistiche e da questa base capisce come svilupparlo. Io vi ringrazio, come al solito se avete domande, dubbi, richieste fatemelo sapere nei commenti, se vi va vi potete iscrivere al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.